Eccoci qua amici della Muay Thai, Sawadee Krap. Allora, mi avete fatto 1.500.000 domande, cerchiamo di rispondere se riusciamo a quasi tutte. Allora, innanzitutto la domanda sempre che si ripete, anche se c'è scritto, è quello: ma io non devo venire adesso, ad ottobre troppo... Non è quando dovete venire, è la prenotazione, quindi voi prenotate entro il 15 novembre e poi fino al 2022, che sarebbe l'anno futuro, dicembre 2022, potete venire. E quindi non è neanche necessario che ci dite quando, voi prenotate il periodo, dopodiché ci direte quando lo fate questo periodo, il problema non c'è, quindi l'offerta la prendete, in questo senso. Cosa comprende l'offerta? Anche qui sono state diverse richieste. Non comprende il volo, ma comprende il mangiare, l'allenamento e dormire. Quindi la camera, la boxer room in camera con questi signori qua. Se arrivate nel periodo che li trovate, lui lo trovate di sicuro, lui probabilmente lo trovate, lui non lo so se non vi sbrigate. Poi l'altra domanda era legata al vaccinato o non vaccinato. Lo riconfermo, tamponi, dovete essere vaccinati ragazzi, se non siete vaccinati è un macello, c'è comunque la quarantena. C'è comunque da fare la quarantena come prima. Volete sapere della quarantena? Mi avete chiesto, ok, vi faccio raccontare della quarantena da qualcuno che l'ha fatta. Chi ha fatto una settimana? Tommy ha fatto una settimana. 10 giorni. Ok, com'è la quarantena? Ma allora, la quarantena diciamo che passa relativamente in fretta. Intanto spiega la quarantena in hotel, perché chi già non sa, non hai idea. Ti vengono a prendere, non devi sbatterti, ti portano loro. Fare il tampone dall'Italia 72 ore prima, presentare le varie documentazioni che adesso immagino siano cambiate. Parla della quarantena. Cambiano sempre, ma le documentazioni ce ne occupiamo noi, non vi preoccupate, o perlomeno vi aiutiamo. Certo. Praticamente si arriva in aeroporto a Bangkok, c'è il pulmino che vi viene a prendere con il numero dell'hotel, vi porta in hotel, insomma mettete a posto i documenti. Non devi parlare, quindi qualcuno mi dice ma io non parlo inglese, non c'è bisogno di parlare, tanti vengono a prendere e non vi fanno neanche uscire, perché se non avete il vaccino vengono incappucciati, vi chiappano, vi portano dentro e lo portano dentro, vi ficcano nella stanza e di lì non uscite, quindi avete poco da parlare, potete parlare al telefonino con gli amici in Italia. Sì, no, il processo è tutto lineare. Mangiare te lo portano a una certa ora, non devi neanche parlare lì. Sì, è compreso. Devi solo scegliere. No, però per chi ha il problema dice io non parlo italiano, non devi fare niente, lo portano e mangi. No, è tutto lineare, non serve sapere alla perfezione l'inglese. E niente, il mangiare è compreso, ogni giorno si sceglie il pasto che si vuole, la colazione, il pranzo e la cena. Dopo 3 o 5 giorni dovrebbe esserci il primo tampone. Sì, vabbè, comunque la paura è siete guidati, ti devi sbattere. Lui è uno che se si dovesse sbattere non sarebbe qua, perché è uno facile, si sbatte solo in allenamento, per il resto è un easy life. Cioè sono stati sbattimenti, è dovuto diventare maturo. No, è stato... Quindi uno che viene, che non parla l'inglese, se la cava secondo te? Sì, no. Ok, questa era la prima... Ma lui non parla inglese, può dirlo. Sì, esatto. Quindi è abbastanza tranquillo come cosa. È tutto già organizzato. La comunicazione con l'hotel per i pasti com'è? Ma vabbè, se sai un minimo di inglese poi è tutto a livello di telefono, quindi con Google Traduttore ve la cavate benissimo. Ok, passiamo avanti perché tanto l'80% di voi sono vaccinati, in Italia l'80% è vaccinato, almeno queste sono le minchiate che dicono in televisione, non so se è vero o no, ma io mi auguro di sì. Per i vaccinati invece la quarantena non c'è più, per il momento dicono che dovreste fare un giorno in cui vi fanno il test, quindi un giorno in hotel che vi fanno il test, non si sa ancora bene e quindi... Però dal momento che poi prenoterete, se nel periodo, io non starei a concentrarmi molto su questo perché a mio avviso è l'inizio, dopodiché se non venite proprio a novembre dove il giorno sicuramente lo fanno, dopo un po' lo toglieranno, quindi in linea di massima chi vuole prenotare e magari c'è intenzione, che ne so, di fare fra 3, 4, 5 mesi, 6 mesi, quello che è un anno,
andate tranquilli, prendetevi, beccatevi l'offerta che avete il prezzo e poi quel giorno lì, se c'è ancora, noi vi diamo tutte le indicazioni per poi farlo nella maniera più intelligente, ecco. Quindi tendenzialmente la linea di partenza è un giorno che a mio avviso a naso non c'è niente di scritto ancora, andrà a scomparire quando vedranno che poi i vaccinati entreranno, non creeranno problemi. L'altra questione che mi avete chiesto, io non voglio fare la boxer room perché ho visto voi quelli del video, io con questi qui, quello con i capelli lunghi soprattutto, non ci voglio dormire. Ho visto con quei capelli lì, chissà che cazzo combina di notte. Non c'è problema, l'offerta la prendete in camera singola, non sono quei prezzi lì, ma ve li quotiamo, ma comunque ve li quotiamo sempre con lo stesso sconto che viene fatto per l'altra offerta. Di conseguenza il periodo, volete stare di più di quello che abbiamo detto, di meno, quindi se volete stare di meno, il minimo di questa offerta qua, se non sbaglio, è che la mia 12 settimane. 4 settimane è il minimo, e quindi io in questo momento non ci sono offerte particolari scontate sotto le 4 settimane perché ovviamente il periodo che, considerando anche il fatto che vi siete fatti il vaccino per venire e tutto, in genere è il periodo minimo. Però se qualcuno ha delle richieste, fatele. Tendenzialmente invece per uno che vuole non 4-6, non 8-9, non 12-13, lo adattiamo l'offerta, non c'è problema. Per chi vuole stare un anno, vuole diventare una Muay anche, ok, anche lì abbiamo già un'offerta interessante, ma in questo periodo per chi prenota entro il 15 novembre la facciamo ancora più interessante. E se vi chiedete perché anche noi nella fase di riapertura dobbiamo riorganizzare, fare il planning delle nostre, di chi riceveremo qua, che prima avevamo in maniera continuativa, e quindi questo ci serve a riorganizzarci. Altre domande che riguardano invece, devo venire con la famiglia o con la fidanzata, non si allena, abbiamo anche lì delle offerte, le solite che abbiamo, e anche lì facciamo comunque un trattamento particolare per chi prenota entro il 15 novembre che ci aiuta a pianificare il nostro trend. Ok, direi che le domande principali le abbiamo fatte, adesso vi dico le ultime. Allora, può venire le domande che poi mi avete fatto ancora, le ultime fatte ieri. Può venire anche domanda fatta da Conce Bull 92, può venire anche chi ha le prime armi? Risponde lui. Beh, sicuramente, io sono alle prime armi, devo dire che è molto impegnativo come allenamento, però viene cucito su misura, quindi vi porteranno a crescere passo a passo. Poi comunque c'è sia Mattias che ovviamente ha tantissima esperienza, c'è Tommy e poi c'è l'occhio di Roby. Parla di chi è per le prime armi, tu che sei alle prime armi, c'è qualcuno peggio di te in palestra? Sì, c'è anche chi magari è più inesperto ancora, persone che non si sono mai avvicinate a questo sport. Quindi sicuramente troveranno il modo di allenarvi in modo proficuo. Il bello è che non è vero, perché lui so chi stava pensando, perché è uno con cui lui non si piglia per niente. Abbiamo un mezzo indiano, mezzo dubaese, che non è vero che le prime, perché è qui da un sacco di tempo, solo che è qui da quasi un anno, è da quasi un anno che cerco di fargli tirare 2 pugni ben fatti e non ci siamo riusciti, quindi non ci sono riuscito, è mia incapacità, non sono ancora riuscito, infatti gli ho fatto togliere i guanti, se vedete nei video non gli faccio tirare i pugni perché quando li vedo sto male come tira i pugni. Dopo un anno i calci di tiro, le ginocchiate di tiro, le gomitate di tiro, ma i pugni quando li vedo mi viene proprio... No, dai, qualche mese. Madonna, ma qualche mese ancora non sa tirare un 1-2, sa tirare il calcio medio ma non sa tirare un 1-2, quindi ragazzi, se abbiamo la pazienza con personaggi, ma abbiamo avuto di tutto, abbiamo avuto un prete di 78 anni che ha prenotato, quando è salito su poi mi ha detto: guarda, io sono malato di cuore, c'ho la cosa, e ti aspetta, fermati, fammi mandare il certificato da New York. Un prete di lavoro faceva il prete, quando mi ha detto, tutte le sorprese ce l'ha fatte quando è arrivato qua, ci ho detto che era prete e che era malato di cuore, quindi ho dovuto aspettare per farlo allenare che arrivasse il certificato da New York dal suo medico, in cui diceva che è a scarico di responsabilità che potevamo farlo allenare. E quindi
venite tranquilli perché lo so che magari vedendo dai video vedete, sai, ci sono fighters, alto livello, eccetera, ma abbiamo tutto. Abbiamo dall'altissimo livello a Mattias che nelle macchine delle Lumpine, abbiamo a Naval che neanche, cioè, che quando lo vede, Nakarantom lo vede e si mette a piangere. E si può combattere, e questa la passo a lui che è arrivato qui e non ha all'attivo nessun match. Certo, si può combattere, qui le condizioni sono perfette perché oltre al clima sei totalmente focalizzato sull'allenamento, perché qui ti alleni 2 volte al giorno, mangi e dormi e la settimana si compone così. Appunto io sto preparando il mio primo match da professionista e comunque ad allenarsi con fighter professionisti con esperienza cresci molto velocemente. Quindi sì, se volete intraprendere la carriera da professionista questo è il posto giusto. Non sarà una passeggiata, ve lo assicuro, però se siete motivati Ok, parla delle farlo. parla delle difficoltà, di 2 allenamenti al giorno eccetera, lo stai trovando difficile, no? La Sì, preparazione. soprattutto in preparazione match è molto pesante. Però... Non hai paura di fare il primo match, di trovare un avversario troppo forte? Ah, comunque non ti mandano sul ring al macello, ti mettono con uno del tuo stesso livello. Appunto a me mi hanno detto di radermi, sembrare più giovane per avere un matchmaking Con un ragazzino più del mio giovane. livello. Allora, lo stesso livello, per essere sinceri, non è che vuol dire gli stessi match, perché qui è impossibile trovare un thailandese che sia 0 match. Però troviamo magari un ragazzino che ha fatto nei villaggi, ha fatto diversi match nei villaggi, però ha ancora poca esperienza magari nei grandi stadi o a Bangkok, e quindi può essere un buon matchmaking, perché i thailandesi magari hanno tanta esperienza nei ragazzini ma fanno tanto clinch, tanti calci medi ma pochi pugni. Lui normalmente il falanga è un po' più avanti con i pugni, e poi c'è il fatto che magari quello è un ragazzino, lui è già più grande, quindi le cose vanno a compensare e il match diventa equilibrato. Questo significa che noi quando andiamo sempre per almeno un 50% di possibilità di vincere. Non mandiamo a fare i chicken perché fa figo, primo match ti faccio fare con Senchai, non esiste, ma neanche se ne hai 50, nel senso che se noi andiamo dobbiamo avere in tasca almeno una 50ina di probabilità che possiamo portare a casa il match. Allo stesso modo non andiamo neanche a fare con il long muay, cioè con quello che prende il tassista che prende il pugno e si tuffa, perché anche quella è un'esperienza che va bene per fare la foto su Instagram, ma non è un'esperienza vera. E quindi quando andiamo, come succede nei match che in genere nei giusti matchmaking in tutto il mondo, si mettono 2 atleti che tutti e 2 più o meno hanno le stesse opportunità di vincere. Poi magari c'è sempre un favorito, ma parliamo di 1% di probabilità in più, non andiamo lì a fare 70-30. Allora, un'altra domanda, la facciamo questa a Tommy, che è, anzi facciamo subito quella a Mattias, che vedo che scalpita se inizia a diventare nervoso a stare fermo. A che ora iniziano gli allenamenti, a che ora finiscono, come è suddivisa la giornata tra allenamenti e bla bla bla. No, non ce l'ho, non è Instagram, l'ho salvato, ma te lo dico io, come suddivisa la giornata tra allenamenti eccetera eccetera. Allora, l'allenamento come è suddiviso lo vedete in un video che abbiamo sul canale Seven Muay Thai, è fatto benissimo e davvero spiega tutto passo per passo, però ve la spiego lo stesso. La mattina andiamo a correre verso le 6:30, ok, quindi proprio all'alba, dopodiché veniamo su in palestra, ci alleniamo, facciamo i PAO, facciamo le tecniche, il sacco, eventualmente anche sparring e clinch quando c'è un match da preparare. Dopo scendiamo e i ragazzi fanno colazione tutti insieme, doccia ovviamente e niente, riposo fino alle 11 di mattina. Alle 11 di mattina il pranzo, direte molto presto, è vero, però allenandoci poi alle 3 di pomeriggio ci va, diciamo, il tempo di poter digerire, di poter anche poi magari rilassarsi ancora o addirittura dormire. Infatti molti di loro dopo pranzo si mettono a dormire anche per svariate ore per recuperare le energie per il secondo allenamento, che inizia alle 3 di pomeriggio. Poi dalle 3 alle 6 ovviamente allenamento completo, come vedete nelle nostre storie, tutto quanto, sparring, clinch, i PAO, le tecniche e tutto quanto. Dopo allenamento verso le 6, alle volte anche 6:30 se ci siamo dilungati con gli allenamenti, scendiamo, facciamo la doccia e alle 7 c'è la cena.
dopodiché un paio d'ore di relax, un giro al 7-Eleven, a ballare, tutte le sere vanno a ballare, c'è il go-go bar, ci sono le ragazze, ne scelgono una a caso. Com'è la serata il go-go bar? Sì, magari sognando anche qui. anche gratis magari. Allora Tommy che è qui sempre fisso, racconta cosa dicono quelli nuovi quando arrivano con la sera. Ah sì, La prima niente, domanda. la prima volta chiedono sempre ma voi cosa fate di sera dopo l'allenamento? Cosa gli rispondi tu? Niente, io gli rispondo guarda, stai qui, vedi fra una settimana e ti rispondi da solo. Che cosa vuol dire che ti rispondi da solo? Che vai a dormire dopo cena, sei felicissimo a letto, se proprio ti fai una camminata, Qual è la domanda che hai fatto un'ora tu? massimo di La domanda che hai svago. fatto tu quando sei arrivato? Ah, il sabato sera, ma il sabato sera cosa si fa qui? Il sabato sera si va a dormire. Alle 8 siamo già tutti... Attenzione, non è che noi diciamo ai ragazzi di andare a dormire, spiega bene perché sembra che No, possono non è- uscire sabato sera e andare a ballare dove vogliono a Pattaya. Certo, però non hai le forze. Allora ragazzi, qui abbiamo tutte persone che si stanno allenando duramente, che hanno dei loro obiettivi, però chi viene per esempio che non ha, guardate Naval, quello di cui parlavamo prima, mi ha appena scritto che lui ha la febbre e non viene, che è una puttanata, non ha la febbre ma oggi non ha voglia, perché ieri abbiamo tirato un po' in allenamento, però lui per esempio l'altra settimana, venerdì e sabato se n'è andato a Pattaya, cioè dipende da quello che volete fare voi. Se volete venire qui, migliorare la tecnica, ma non volete porvi obiettivi di match, potete anche allenarvi 3 giorni alla settimana, 4 giorni, c'è la piscina, c'è il mare, potete andare a Pattaya e ci sono le mignotte, tutto quello che vi interessa, che può interessare o meno. Se ci sono ragazzi d'ascolto mi dispiace, non so se ci sono i mignotti, quello informatevi, ma comunque voglio dire è una scelta. Certo, se scegliete di godere appieno degli allenamenti perché il vostro obiettivo è la Muay Thai, migliorarvi e tornare in Italia migliorati, sicuramente l'impegno è tale per cui la sera si crolla, no? E quindi questo è il discorso, non è che cioè uno può uscire, può fare quello che vuole, attenzione, perché magari ci sono anche dicerie qua che se siamo severi e tutto. Sì, siamo severi se avete il match fissato, se uno non ha un match fissato alla fine si gestisce un po' come vuole, fa un po' quello che vuole e volendo siamo comunque a un'ora da Pattaya. Questi due matti qua sono andati col motorino a Pattaya. Ecco, non fatelo per non addormentarsi. Ok, e l'ultima domanda la diamo a Tommy. Si può intraprendere una carriera da professionista non istanti... No, questa l'abbiamo Sì, già l'abbiamo detta a già te. fatta, porca Qual io. era Tommy? Si può combattere? Già l'abbiamo detto, si può combattere. No, La lui risposta si è può no. fare da professionista, Sì. e non avendo lui si può combattere, è uno che è già arrivato. Quanti match avevi prima di venire da noi? Sulla ventina. Lui aveva già 20 match, quindi penso che chi la fa è uno che ha già match, si può combattere? Certo, si può combattere, è alla fine l'obiettivo finale di molte persone e sì, no, la risposta è sì, l'allenamento è duro, ma quando Roby insomma pensa che l'atleta sia pronto per salire sul ring Diventa ancora più duro. a parte quello sì, però sì, si può combattere. Si può combattere. Anche qui, anche come nel tuo caso, no? Abbiamo fatto i primi match, non me li ricordo, ma cosa hai fatto le prime esperienze? JF. Abbiamo fatto JF, quindi facciamo magari stadi minori. Poi nei villaggi, ho fatto una volta anche in un villaggio. Sì. Adesso non mi ricordo, comunque nord di Bangkok. Comunque facciamo, e poi hai fatto, cosa hai fatto di 3 match al Super 100. Super 100? Fatto, Non sì. hai mai- tu 3 non hai- match al Super 100. non hai mai fatto lupini? Perché già, è vero, perché sei stato sempre fortunato, che si è beccato nel periodo... Cosa è successo? Il Covid? Sì, sì, il Covid e Poi- principalmente sì, è sempre stato... Hai fatto però con un ragazzo al Super Champ, perché col promoter è lo stesso promoter che fa il lupino, hai fatto con Pet Palanciai, che è un livello con cui avresti potuto fare tranquillamente a Lupini, e non c'è stata l'occasione perché poi sfortunatamente Esatto. siamo rientrati nel periodo di Covid. Hai fatto anche il periodo più in clausura qua dentro quando c'era il Covid. Va bene, direi che
Sicuramente mi manderete altre 27.000 domande, perché qualche cosa probabilmente Lasciatele nei commenti, vi sì, rispondiamo. mi verrà in mente guardando il video. E vi ribadisco, chi è interessato a venire in qualsiasi altro periodo da qui al 2022, se vuole approfittare può farlo liberamente, scegliendosi la data dopo, purché prenoti entro il 15 novembre, che è il prossimo mese. Fate i bravi, vive la Muay Thai, Sawadee Krab!